Sono Filippo Vulcano, CRM Associate Manager in Sisal Italia SPA. Sisal è uno dei principali operatori internazionali nel settore del gioco regolamentato ed è attualmente attiva in Italia, Marocco e Turchia, con un'offerta che comprende lotterie, scommesse, giochi online e apparecchi di intrattenimento. La società opera a livello internazionale nel canale retail attraverso una rete di oltre 49.000 punti vendita e su quello online con oltre 1 milione di consumatori. La strategia di Sisal si poggia su 3 pilastri fondamentali: la sostenibilità, con un impegno costante sullo sviluppo del programma di gioco responsabile e attraverso l'offerta di un modello di intrattenimento sicuro, l'innovazione digitale, grazie alla piattaforma di gioco che abbiamo, che è all'avanguardia, orientata verso l'omnicanalità, e a quelle che sono le competenze per lo sviluppo in-house di software e applicazioni per cogliere quelle che sono le opportunità della transizione digitale. L'ultimo punto, uno degli ultimi pilastri, è l'internazionalizzazione, con l'obiettivo di aggiudicarsi gare per nuove concessioni all'estero sulla base della solita expertise maturata. Dal 4 agosto del 2022 Sisal è parte di Flutter Entertainment, il più grande operatore online di giochi e scommesse al mondo. Manuel Androletti, Dispatching Manager in Sisal. A seguito di una riorganizzazione interna che ha coinvolto la struttura di operation, è nata l'esigenza di trovare un nuovo strumento che fosse in grado in qualche modo di coprire tutte le esigenze aziendali. L'obiettivo era quello di migliorare i tempi di risoluzione e di attesa dei nostri clienti, l'ottimizzazione dei costi permettendo un'adeguata pianificazione della giornata dei tecnici e, in ultimo, ma non per importanza, quello di migliorare la qualità del servizio percepito dai nostri clienti, un dato che ad oggi in Sisal è misurato periodicamente tramite il CSI, quindi il Customer Satisfaction Index. Uno dei team nati a seguito di questo nuovo modello è proprio il team Dispatching, di cui io faccio parte, un gruppo costituito da 14 risorse che ha tra i suoi obiettivi principali quello di garantire la gestione dell'intervento on-site sul territorio entro lo SLA e in un'ottica ovviamente mirata alla soddisfazione del cliente. Dal punto di vista del territorio, invece, il nuovo modello ha richiesto un incremento delle risorse fino a raggiungere un gruppo di circa 115 tecnici, che hanno la particolarità in Sisal di essere multi-business, ovvero in grado di gestire e fornire assistenza su tutte le tipologie di asset presenti in azienda. Quindi, a seguito di tutti questi presupposti, Sisal ha richiesto lo switch del precedente sistema con la scelta del modulo Field Service, offerta da Microsoft. La principale motivazione che ha determinato la scelta del modulo Field Service di Dynamics 365 è strettamente connessa al contesto CRM presente in Sisal. La gestione anagrafica dei clienti, i processi di richieste di supporto, i processi sales si basano su quelle che sono le funzionalità offerte dalla Power Platform, che nello specifico vanno a richiamare i moduli Customer Service, Marketing, utilizzato soprattutto internamente, e una soluzione ad hoc creata nell'ambito Sales per la gestione dei contratti. Il contesto su cui è fondato il CRM in Sisal è stata la leva principale per la scelta del Field Service su Dynamics 365. Avendo già all'interno di quello che è il nostro sistema, quindi la database, Dataverse di Microsoft, le anagrafiche ai clienti, i fornitori, i tecnici e tutti i team afferenti differenti livelli di gestione delle segnalazioni, abbiamo differenti livelli, primo, secondo e terzo livello, diciamo che l'aggiunta del modulo Field Service è stata una naturale scelta in ottica di continuous improvement e di consolidamento, centralizzazione dell'attuale CRM Dynamics 365. Il Field Service è riuscito ad integrarsi facilmente sull'attuale processo di gestione delle attività tecniche, segnalazioni o nuovi ordini provenienti dai clienti, avendo già a propria disposizione tutti i processi, le anagrafiche e le procedure gestite dal modulo Customer Service. Questo forte legame tra Customer Service e Field Service è stato l'elemento fondamentale sulla scelta, ma ci sono anche altri punti che vorrei evidenziare che hanno indirizzato poi questa nostra scelta, soprattutto la facilità di personalizzazione delle tabelle e form, attività creando differenti model driven app che hanno permesso di indirizzare e creare app ad hoc in funzione del ruolo degli utenti. Quindi c'è un'app ad hoc per il tecnico ad uso e consumo del tecnico, una facilità nella creazione e gestione dei flussi di lavoro. Questa perché ci sono sistemi quali Power Automate e Business Rule che facilitano
attraverso anche un approccio low code, la creazione e la gestione di flussi di lavoro ad hoc. All'interno di Sisal abbiamo sviluppato un processo di assistenza al cliente altamente organizzato ed efficiente. In caso un cliente dovesse riscontrare appunto un'anomalia o un problema di natura tecnica, dispone di diversi canali di contatto per contattarci, sia telefonici che digitali. Se la questione non può essere risolta a distanza, viene aperto un ticket tramite il CRM per coinvolgere un tecnico sul campo. Il servizio dispatching, una volta ricevuto il ticket, utilizza l'applicativo di Field Service per identificare il tecnico più adatto in base alla sua disponibilità e al suo carico di lavoro. Questa selezione viene effettuata anche tenendo in considerazione la tipologia dell'intervento ed utilizzando mappe dinamiche che mostrano il percorso più efficiente per il tecnico. Una volta presa la decisione e segnato l'ordine di lavoro, il tecnico riceve immediatamente una notifica tramite l'applicativo mobile dedicato. Una volta che il tecnico è in viaggio verso il punto vendita, effettuerà la presa in carico del ticket, che cambierà nello stato in arrivo sul posto nel momento in cui arriverà a destinazione. Prima di procedere alla chiusura sistema, il cliente dovrà effettuare una firma tramite lo smartphone che conferma quanto svolto. Questo processo garantisce un elevato livello di efficienza e un controllo nella gestione delle richieste dei clienti, assicurando al contempo un servizio tempestivo e di qualità. L'implementazione e il successivo rilascio della soluzione Field Service hanno portato una serie di benefici. Vorrei elencarne almeno tre, tra cui il primo è quello di semplificare. Attraverso la soluzione è stato possibile semplificare quelle che sono le attività del tecnico. Questo è stato garantito attraverso un'esperienza ottimizzata gestita per i dispositivi mobile. La possibilità infatti che è stata data di modifica low code della model driven app ha permesso di realizzare un'app ad hoc contenente solo quelle che sono le informazioni e i dati di interesse per il tecnico stesso. La nuova app ha permesso l'inserimento di note, video, la firma del cliente e generare il rapportino di lavoro direttamente sul work order, quindi direttamente sull'attività di lavoro, permettendo una riduzione di quelli che sono i tempi di gestione del ticket, perché sono già presenti nello stesso database, quindi sono già all'interno della stessa architettura. Il successivo beneficio è legato soprattutto alla riduzione delle integrazioni. Il nuovo Field Service ha raggiunto l'obiettivo di piena integrazione con tutti quelli che sono i sistemi presenti nel nostro contesto, dismettendo due applicativi. Questo, il beneficio principale, è legato soprattutto a quelli che sono i costi generati, i costi di gestione dei due applicativi. C'è una riduzione di costi di integrazione, di manutenzione e supporto, non dovendo più gestire e mantenere i vecchi due applicativi. Un'unica soluzione ha facilitato lo scambio di informazioni tra i differenti attori coinvolti nel processo di gestione delle segnalazioni, riducendo i tempi di chiusura e le anomalie dovute al disallineamento tra i differenti sistemi. Un ultimo punto, ma non da meno, vorrei dedicarlo a quelli che sono i tempi legati allo sviluppo e quella che è la soddisfazione lato IT e business. Cioè, sui tempi di sviluppo mi preme evidenziare che l'intero progetto ha avuto una durata di 4 mesi, includendo una fase di business simulation di 1 mese. Il tempo di 4 mesi è abbastanza significativo su come la soluzione e lo stesso tool sono stati ben inseriti nel contesto CRM di Sisal. Nel Field Service Dynamics abbiamo trovato, sia noi lato IT che business, la corretta soluzione che attraverso funzionalità standard e customizzazioni ad hoc si è perfettamente modellata sulle nostre esigenze e sul nostro contesto. L'introduzione di Field Service ha portato all'interno di Sisal una serie di benefici e su più fronti. Il primo è sicuramente il miglioramento dell'efficienza operativa, che offre la possibilità ai dispatcher di effettuare una schedulazione più consapevole e mirata, permettendo anche di conoscere in tempo reale le attività in carico e quelle svolte dai tecnici. In secondo, un'app su misura che permette al tecnico di avere consapevolezza delle pratiche a proprio carico ed in ordine di priorità, ed anche accesso alle info chiave tramite la preview della propria agenda. Inoltre, l'applicativo permette al tecnico di allegare immagini, documenti e video. Inoltre, l'app può permettere al tecnico di aprire delle attività extra, ovvero degli interventi da tracciare sull'app gestiti all'interno dello stesso punto vendita. Infine, ma non per importanza, il miglioramento dell'analisi dei dati. Infatti Field Service raccoglie dei dati dettagliati su tutte le attività e le risorse,
Questi dati possono essere utilizzati per analizzare le prestazioni, identificare punti su cui poter risparmiare ulteriormente ed ottimizzare sicuramente i processi. In questo momento stiamo anche lavorando ad un ulteriore sviluppo che ci permetterà di utilizzare le potenzialità di field service anche per gestire le movimentazioni di parti sul territorio.